Ciao, sono Luca Ravenna e questo è Inter Memories. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Allora, il primo oggetto che vi ho portato è in realtà uno degli ultimi che abbiamo aggiunto a questa collezione che poi ogni tifoso ha a casa sua, di oggetti spesso in tessuti orribili con stampe terrificanti. Non in questo caso, questa è una sciarpetta celebrativa degli 80 anni dell'Inter, quindi credo sia stata fatta per marzo 88. Allora, penso cronologicamente è il primo oggetto che ho a casa, anche se l'ho preso dopo, da quando sono nato. Sono nato nell'87. C'è questo e poi ho ancora la bandierina celebrativa di Inter Napoli dell'89, quando vincemmo lo scudetto dei record, e questa è proprio la primissima cosa. Da un lato c'è scritto Forza Inter, con questi disegni super anni 80, poi tipo Ciao, la mascotte di Italia 90 un po' riprendeva questo tipo di disegno molto impersonale, e dietro, questa è la parte credo più particolare, ci sono i disegni dei calciatori. Il primo momento in cui ho veramente capito che avrei tifato Inter credo sia stato il derby 1-0 gol di Branca del 96 contro il Milan, che era un Milan fortissimo, e ne battemmo 1-0 con un gol un po' di rapina di Branca, perché in una pizzeria qua vicino dove abitavo, un ragazzino del Milan di 12 anni ha iniziato a dirmi: no, ma noi siamo più forti, vinceremo lo scudetto. E io gli ho detto: sì, ma noi vi abbiamo battuti. E aver messo uno scudo e una spada nella mia testa rispetto alle sue dichiarazioni, aver difeso la mia squadra, mi ha fatto capire che stavo facendo un salto. Non pensavo poi che avrei buttato così tanto tempo nella mia vita rispetto all'Inter, però così è stato. Il primo giocatore al quale mi sono affezionato è Nicola Berti, sicuramente, Paulo Sousa, anche se non lo capivo fino in fondo, non capivo quanto fosse forte, però mi piaceva molto, e l'arrivo degli olandesi anche, di Bergkamp e Jonk, tutto quello che era nuovo, perché è una cosa molto da bambini, cioè ogni nuovo giocatore che arriva, tu immagini, sogni, cosa potrà fare, però sono le cose giuste per cui tifi, cioè la proiezione, chissà cosa farà da noi. E poi sono arrivati altri idoli, infatti io di Nicola Berti ho anche questa statuina, questa però è di Yuri Djorkaeff, che è di mio fratello, perché quando eravamo piccoli, mio fratello ha 3 anni e mezzo meno di me, noi sceglievamo gli idoli, cioè non è che tutti e due potevamo stravedere per lo stesso giocatore, quindi un anno lui sceglieva Djorkaeff, e magari l'anno prima aveva avuto Roberto Carlos, l'anno dopo ma io avevo Branca, di base era il mio grande idolo, e poi però Ronaldo toccò a me, quindi Ronaldo era mio idolo e non di mio fratello. E queste statuine è una bellissima collezione, c'è un sacco di memorabilia su queste piccole, sulla prima collezione che uscì 96-97, questo è molto carino, sono molto affezionato. Tantissimi regali a tema Inter mi sono arrivati nella mia vita, il più bello in assoluto, non ce l'ho qui, è una maglia di Marco Branca, indossata e autografata, mi arriva nel 97, ero sul divano di casa, tipo 10 anni, e i miei genitori mi vedevano tipo un po' triste, hanno detto: cos'è che ti renderebbe felice? Io ho detto: boh, solo la maglia di Branca autografata, e non mi è mai più successo nella mia vita. Mio padre e mia madre hanno tirato fuori la maglia da dietro il divano. Penso che sia il momento forse più alto della mia esistenza in assoluto, questo dalla misura della vita poi che ho vissuto, ma anche del fatto che così è meglio di Natale, cioè è meglio di tutto. Dici voglio questa cosa e questa cosa arriva subito. Quella maglia è incredibile, l'ho anche usata per giocare a calcio da piccolo, e si è scolorito l'autografo e più volte l'ho ripassato col pennarello in modo molto molto dolce, credo. E mi sono arrivati un sacco di regali nella mia vita. Questa è una maglia bellissima dell'Inter. Credo sia stata la maglia per almeno 3-4 anni, sicuramente nell'84, una maglia che era arrivata a Enrico Berardi, grandissimo operatore e amico di Latina. Perché dico operatore? Perché A, è un grande operatore già nella vita, e B, è l'autore del celebre video
che tutti noi interisti abbiamo visto, di Peppino Prisco, che è in strada, e lui è la persona che l'ha girato ed è disponibile su YouTube. Montatelo dentro, quello è un momento bellissimo, non so se si può fare, però l'ha girato Enrico. Mi ha regalato queste e tante altre maglie strepitose. Questa è straoriginale, se la metti oggi per giocare probabilmente muori semplicemente, e questo è un bellissimo regalo. Poi altre, questo anche è un regalo stupendo, una maglia di quest'anno, la seconda, ed è obiettivamente la maglia del giocatore simbolo di della cavalcata della seconda stella, che ovviamente è il più forte centrocampista della storia del calcio. Eccolo qui. Non lo è, ma lo è un po' nei nostri cuori. Questi tipo sono regali fatti da persone che capiscono chi sono io e cosa vuol dire tifare, cioè super memorabilia. Cioè, se nella vita un giorno aprire un negozio di pezzi vari di sport, io colleziono maglie, dell'Inter ne avrò tipo una trentina, forse di più anche ormai. Però questi sono bellissimi, cioè una volta il marketing era tutto qui. Mino Reitano e Sandro Mazzola imbarazzato che presentano un inno, non so neanche se vero, cioè se era tipo ufficiale. Inter campione per tutti è una lezione, complesso Inter Club, bellissima questa, e che celebrava la vittoria allo scudetto di Bersellini. E invece questo è proprio anni 60, super cool, super bello il disegno, inno all'Inter, Inter, e uno gira la stessa cosa, inno all'Inter, Inter. Era forse un calcio più innocente, sto scherzando, cioè è vero però. E poi questa è la mia sciarpa, è la seconda sciarpa che ho avuto nella mia vita. La prima era una sciarpa con scritto Forza Inter bianca con il vecchio stemma, quello degli anni 80, per questo qui per intenderci, che credo sia lo stemma più tatuato in assoluto sui polpacci dei tifosi interisti che abbia mai visto. Cioè spesso ci si fa questo, che è molto elegante e molto bello. E questa sciarpa l'ho presa dopo uno straordinario derby vinto in casa del Milan 4-0 con Mourinho in panchina per noi e Leonardo in panchina per il Milan, e a fine partita l'ho comprata perché ho detto secondo me questa stagione potrebbe non essere male. Sulle ali dell'entusiasmo questa sciarpa ha 14 anni, quindi cioè, per chi sa fare bene i conti dovrebbe essere chiaro di che stagione sto parlando. E questa è una delle ultime arrivate nella collezione, però dà l'idea di quanto l'Inter sia parte, diciamo, proprio della mia vita, sia abbastanza difficile ormai levarla. Cioè, non ho mai tolto il cartellino, me l'ha regalata sempre mio fratello, è la terza maglia di quest'anno, e dietro ho fatto scrivere Lirico 7 perché me l'ha regalata per celebrare le 7 date che ho fatto a ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. È un bellissimo ricordo questo qua, anche se non sono grande fan delle maglie della terza, la quarta e così, a me piace questa bianca con la banda obliqua nerazzurra e ovviamente la maglia nerazzurra, però è un bellissimo ricordo che insomma cementa un po' il mio rapporto con l'Inter anche al lavoro, e soprattutto ha cancellato il ricordo di quando 2 anni fa alla fine dell'ultimo spettacolo a Milano al Lirico abbiamo messo c'è solo l'Inter perché avevamo battuto il Milan in Coppa Italia e poi il Milan ha vinto lo scudetto, e nella mia testa l'errore fu mio, se no avremmo vinto. E ogni tifoso pensa che sia così, cioè che se non fa quella cosa giusta in più la tua squadra perde, e gli oggetti che abbiamo addosso di solito sono molto, li usiamo proprio per quello. Da tifoso, da stratifoso dell'Inter, da appassionato ma sì anche di cimeli in generale, non sono molto attaccato agli oggetti in generale, però quando raccontano appunto una storia come il tuo rapporto col tifo e anche molto il passare del tempo, ci tengo tantissimo, nel senso che la mia collezione di maglie dell'Inter è una delle poche cose a cui tengo, cioè non vorrei mai perderla. Ecco, e non ho questo rapporto con quasi nient'altro nella vita. Penso che siano molto utili perché ti ricordano un momento magari felice della tua vita, o da un momento infelice, dall'acquisto, dal ritrovamento di un oggetto, riparti pensando ok, questo è stato il punto più basso e da adesso si può solo risalire. Sì, sono tutte cose a cui tengo, tutti oggetti a cui tengo tantissimo. La mia prima maglia dell'Inter è il 96, avevamo un vecchio sponsor legato al mondo dei salumi, quell'anno arrivava uno sponsor legato al mondo dei pneumatici, che mio padre me l'ha prese, che aveva lo sponsor dei salumi stampato sotto e quello dei pneumatici applicato.
quando sono andato a metterla giocando a calcetto con dei ragazzini in una scuola privata a Milano mi hanno umiliato così tanto, è stato bruttissimo, e mi hanno umiliato così tanto che da lì ho iniziato a collezionare maglie originali e tutto. Quindi quel grandissimo infame che mi ha detto quella cosa brutta, dice no, la mia è originale, la tua no, mandandomi a casa in lacrime, ha cambiato il mio rapporto con le maglie e con tutto. Quindi grazie, spero tu stia facendo una vita media. Vivendo a Roma e lavorando, soprattutto spostandomi tantissimo, cerco di andare allo stadio più che posso. Quest'anno sono stato in tour 7 mesi e ho visto l'Inter 12 volte, comprese le 2 trasferte a Roma, quindi mi sembra una buona media. Cerco di andarci ogni volta che posso, più o meno in qualsiasi posto, nel senso che un po' mi godo e mi bullo del fatto che sono un tifoso che va allo stadio, e che è il modo più bello per godere della partita, ovviamente. E non vado mai con la maglia dell'Inter per nessuna ragione. Uno, perché tifiamo una squadra che comunque fa dell'eleganza la sua, cioè dell'eleganza, di un certo tipo, di un certo tono, anche nell'andare allo stadio, uno dei suoi vanti. Sempre la sciarpa con la maglia solo alle finali, perché lì si può, lì è giusto colorare lo stadio e tutti devono partecipare. E sì, no, sciarpa, sì, assolutamente. Poi Milano è una città che fa anche freddo, mettersi come vedo ogni tanto la maglia sopra il giubbotto, cose così. Mi spiace perché si streccia troppo il tessuto. Questo ho molto rispetto di chi fa questi oggetti. Tradizionalmente l'Inter ha da sempre tantissimi enormi, giganteschi esempi di comici molto tifosi, molto interisti, e mi piace pensare di essermi messo sulla scia di questi grandi esempi, quantomeno stando dietro, però in quella zona. Diciamo che l'Inter, il Milan, ovviamente anche tanti esempi, la Roma, anche tantissimi, altre squadre meno, sono legate alla comicità. Comunque sì, tifare è bellissimo, prendere molto sul serio il gioco del calcio è una cosa stupenda, farlo con molta ironia verso gli altri, autoironia verso se stessi, non puoi non farlo, cioè se no diventa un po' troppo serio tutto il discorso ed è sbagliato, cioè rischi di perdere un po' il fuoco sulle altre cose nella vita. Per la comicità aiuta molto, comunque l'Inter adesso veniamo da una stagione trionfale e 2-3 stagioni ai vertici, anni in cui si è ricostruito un percorso strepitoso, ma io sono dell'87, quindi ho avuto anche il piacere e il dispiacere di fare dell'autoironia l'unico scudo col quale potevi difenderti tifando Inter. E però è una bella, cioè, dirò sta banalità, è un po' una metafora della vita, quindi è molto utile, è molto utile anche per il mio lavoro, sicuramente. Ecco, se fai il comico e sei abituato solo e esclusivamente a vincere e la vittoria è l'unico valore che ha senso, è un po' difficile che gli altri possano empatizzare con te. Quindi noi abbiamo questo vantaggio che siamo più umani e quindi straordinaria la vittoria e anche una sconfitta. È stata una stagione ovviamente stupenda, la partita intorno alla quale tutto è un po' girato è stata contro la Roma a Roma, perché eravamo in svantaggio a fine primo tempo, una situazione alla quale l'Inter quest'anno non era molto abituata, è stata una bellissima vittoria quella. E l'aneddoto penso più bello quest'anno sia stato indubbiamente per me quando sono stato invitato all'Inter a vedere il derby di andata. Dopo 2 minuti Teo Hernandez è caduto in campo, è stato colpito, e in un clima di inviti, quindi molto tranquillo, tutti hanno osservato l'azione, io mi sono messo a urlare come un pazzo e da lì non ho più smesso. Abbiamo vinto 5-1, a un certo punto un signore mi ha detto «Oh, ci tieni proprio, come dirmi, datti una calmata», perché era lì coi figli. Quella persona era Stefano Accorsi e da lì poi ci siamo messi a chiacchierare e ho finito in condizioni pietose a dire a suo figlio tu questo giorno non te lo devi mai scordare perché noi abbiamo vinto per te. Un bambino carinissimo di 6 anni che guardava questo signore con gli occhi ribaltati, tu non ti dimenticare quello che è successo oggi. Perché mi ricordavo di quando io, magari ero un pelo più grande di lui, però altri derby finiti non proprio 5-1 per noi, quello è stato un bellissimo momento. Poi con Stefano ci siamo scritti, mi sono scusato di quel momento che spero rimarrà tatuato per sempre negli occhi di suo figlio, non le mie parole ma quella vittoria nel derby. Quest'anno ho avuto il piacere di incontrare Thuram, di fare una bellissima puntata in un podcast condotto da Andrea Ranocchia, che saluto. Mi sembra, anche sentendo lui parlare come prendeva in giro i compagni, siamo veramente un gruppo
divertente e che sa prendersi in giro. Poi non so, è una cosa anche che ti immagini da tifoso, ma in generale si è sempre vista molta coesione e divertimento. È ovvio che se il tuo leader dello spogliatoio è anche chiaramente un genio comico come Niccolò Barella, io credo che lui più di tutti potrebbe fare un pezzo bellissimo sul palco e far ridere, penso, i tifosi. Cioè, ma lo fa comunque ogni volta che c'è una telecamera, fa il cretino e in più poi è il più forte in campo. Okay? Questa cosa mi ricorda appunto Nicola Berti, quei giocatori che proprio incarnano l'interismo. E altri non saprei che... Beh, secondo me Benji Pavare è simpaticissimo, e Sommer a sorpresa, persona straordinariamente simpatica, con battute svizzere, cioè che a volte fanno ridere solo lui e quindi poi lo prendono in giro e gli dico ma lui è svizzero, lascialo stare. Spero che ogni reparto ne abbia uno di molto simpatico. Allora, l'Inter per me è un sacco di tempo speso dietro a una passione inevitabile, nel senso che non ho mai avuto altra scelta se non tifare Inter. Ci ho pensato, credo di aver dato al tifo 10-15 anni della mia vita se metto in fila tutto il tempo che ho speso tifando Inter, però mi chiedo cosa avrei fatto altrimenti e questo per me è l'Inter. Non ne ho idea, nel senso che era veramente inevitabile tifarla. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita.